prima cosa abbiamo cercato, come dire, un'idea che avesse un uso quotidiano. Abbiamo pensato ciascuno con le nostre competenze di costruire questo sistema di irrigazione a distanza delle piante per uso domestico aziendale attraverso vari strumenti. Primo, attraverso un sito web con cui collegare la struttura dell'irrigazione attraverso comandi abbastanza semplici. Secondo, abbiamo costruito un sistema Arduino per costruire un circuito integrato e abbiamo anche pensato di utilizzare la stampante 3D per realizzare dei vasi che permettano di irrigare le piante attraverso una coltura idroponica, quindi senza l'uso di terra. Io personalmente mi sono occupato della parte del sito web. Come potete vedere, ho fatto un sito abbastanza semplice in cui ho spiegato in pochissime parole qual è il nostro progetto. In alto ci sono dei bottoni. Questa è l'interfaccia che andremo a utilizzare per ciascuna delle piante che colleghiamo a internet attraverso il nostro sistema. Ognuna di queste icone rappresenta una variabile. Possiamo controllare la temperatura, la ventola e il livello dell'acqua. Queste due icone al centro sono una ventola e una pompa. Attraverso quest'icona della ventola si può decidere, si può stabilire se accendere o meno la ventola, quindi per evitare innalzamenti di temperatura e surriscaldamenti, e attraverso quest'icona della pompa si può attivare o spegnere il sistema che permette, come dire, la circolazione continua dei liquidi attraverso il vaso. Per quanto riguarda la parte hardware, tanto questa è la parte software che poi verrà collegata con l'hardware tramite una scheda Wi-Fi. E allora che cosa succede? Intanto è realizzato tramite un Arduino Uno, o perlomeno un Arduino compatibile con l'Arduino Uno, al quale sono collegati tutti i moduli e i sensori, tra cui il relè al doppio canale, il sensore di umidità e temperatura, dopodiché abbiamo anche la pompa dell'acqua, quindi per fare il ricircolo dell'acqua, la ventola, dopodiché abbiamo anche il sensore ad ultrasuoni che serve per andare a verificare qual è il livello dell'acqua. Il sistema praticamente per adesso è collegato con il PC, ma funziona anche in formato standalone. Praticamente in funzione della temperatura si attiva la ventola ed in funzione anche dell'umidità si va ad attivare anche la pompa dell'acqua, in modo tale che così la pianta, nel caso in cui dovesse aver bisogno di ulteriore acqua o di variazione di acqua o di ossigenazione, viene in automatico attivata e viene fatto questo ricambio. Ci siamo divertiti insieme, quella è la cosa che è stata migliore di tutte. Poi giustamente la creazione hardware c'è stato qualche piccolo intoppo, e poi credo anche il fatto del pensare insieme e di mettersi tra virgolette d'accordo e concepire tutta l'interfaccia grafica. Sì, siamo riusciti a costruire una bella sinergia, ciascuno utilizzando le proprie competenze. Dove si può lavorare di più sicuramente è sulle funzioni, quindi interfaccia grafica, quindi con la user interface, hardware più si possono aggiungere ulteriori funzioni come ad esempio quello del crepuscolare, quindi l'accensione della luce, può diventare, oltre a un sistema di controllo a distanza per l'irrigazione idroponica, una casa messo sul tavolo del vaso, si può fare dello streaming audio, si può fare di tutto e di più. Diciamo, questo è un prototipo abbastanza basic e ovviamente molto abbiamo intenzione di svilupparlo